Buongiorno a tutti. Allora, partiamo con il calendario economico di oggi. Sono attesi degli eventi molto molto importanti. Come potete vedere, alle 14:30 avremo i dati relativi all'inflazione degli Stati Uniti. Dati molto attesi relativi al mese di dicembre. Come possiamo vedere, per quanto riguarda il dato core, la proiezione annuale è atteso un lieve incremento dal 2,6 al 2,7%, mentre per quanto riguarda il dato complessivo, che quindi tiene conto anche delle componenti più volatili che vanno a interagire con i prezzi, dovremmo avere un dato invariato al 2,7% che andrebbe a confermare il dato precedente. Alle ore 16, sempre per quanto riguarda gli Stati Uniti, troviamo dei dati immobiliari relativi alla vendita di nuove abitazioni che dovrebbero scendere leggermente. Questo è quanto ci aspetta appunto dal calendario economico. Per quanto riguarda invece l'Eurozona, quindi mattinata odierna, vedete che non abbiamo nulla di importante e quindi tendenzialmente dovrebbe essere una mattinata abbastanza tranquilla in attesa appunto dei dati delle 14:30. Andiamo ora a vedere rapidamente quelli che sono i livelli da prendere in considerazione su alcuni asset che io monitoro costantemente. La mia operatività ormai è orientata prevalentemente sui future. Vi mostro la C-Trader all'interno della quale vedrete dei tool volumetrici che fanno parte del pacchetto Cluster Delta in abbonamento, tool che ci consentono di trasformare la C-Trader, piattaforma ormai diffusissima, in una vera e propria piattaforma volumetrica, perché questi tool agganciano il flusso dati del CME e quindi abbiamo i corrispettivi future associati ai CFD che troviamo all'interno della C-Trader, a seconda poi di quello che è il broker di riferimento che andiamo ad utilizzare. Quindi vi porto all'interno della mia piattaforma, eccola qua. Stiamo vedendo in questo momento l'euro-dollaro e vi spiego rapidamente l'analisi che io faccio quotidianamente appena mi metto a monitor. Partiamo da questa visualizzazione che prende in considerazione il volume profile. Sulla sinistra potete vedere un volume profile settimanale. Nello specifico si tratta del volume profile relativo alla settimana precedente, mentre qua sulla destra troviamo altri due volume profile con una visualizzazione leggermente differente che ora vi andrò a spiegare. Uno è relativo alla giornata di ieri, l'altro è relativo alla giornata odierna. Mentre per quanto riguarda il volume profile settimanale, ho scelto la visualizzazione di default, ovvero quella relativa ai volumi. Per quanto invece riguarda il volume profile della giornata precedente e della giornata odierna, eh, potete notare che oltre ai volumi rappresentati in grigio chiaro e in grigio scuro abbiamo anche la visualizzazione del delta, quindi la differenza tra ask e bid. Una visualizzazione dal mio punto di vista molto importante perché ci consente di capire su quali livelli di prezzo abbiamo avuto aggressione, ossia quali livelli di prezzo sono stati comprati aggressivamente, quali invece sono stati venduti aggressivamente. Chiaramente all'interno di tutti i volume profile che vedete qua raffigurati vediamo anche i POC e i sotto POC. Nel caso del volume profile settimanale il POC è rappresentato da queste linee diciamo rosa, più tendente al porpora. Stessa cosa per quanto riguarda il volume profile della giornata di ieri. Per quanto riguarda la giornata odierna, vedete invece delle linee blu che al momento rappresentano il POC, ma viene visualizzato in blu perché
si tratta di livelli non ancora cristallizzati. Che cosa significa? Che il POC chiaramente nello svolgimento della sessione odierna potrebbe cambiare posizionamento e diventerà di colore rosa porpora non appena appunto si concluderà la giornata e quindi il livello verrà confermato. Quello che io faccio è andare a segnare, e lo vedete con queste linee orizzontali, due livelli in modo particolare, la value area high e la value area low. Lo faccio sia sul volume profile settimanale sia sul volume profile giornaliero e in modo particolare sul volume profile della giornata di ieri. Non su quello della giornata odierna perché, come vi dicevo, appunto, si tratta di livelli in evoluzione che pertanto hanno necessità di essere confermati dalla chiusura giornaliera. Perché vado a tracciare queste linee orizzontali? Perché queste linee orizzontali delimitano quella che in gergo viene definita l'area di valore, cioè l'area dove è stato scambiato circa il 70% dei volumi di sessione. In questo caso, quindi, la sessione è quella settimanale, settimana scorsa. Per quanto riguarda la giornata di ieri, ovviamente la value area rappresenta il 70% dei volumi scambiati nella giornata di lunedì. Per quanto riguarda la giornata odierna, vale lo stesso discorso, andrà ovviamente attesa la chiusura giornaliera per capire come si distribuiranno i volumi all'interno della value area. Value area è importantissima perché diciamo che rappresenta quel range di prezzo all'interno del quale compratori e venditori sostanzialmente sono stati in equilibrio o comunque concordavano nell'attribuire all'asset di riferimento, in questo caso l'euro-dollaro, un fair value. Chiaramente è un'area che può essere più o meno estesa, ma all'interno di quest'area appunto compratori e venditori sostanzialmente hanno trovato un equilibrio. Ricordiamoci che il volume profile è assimilabile a una distribuzione gaussiana e tutto ciò che è contenuto al di fuori della value area rappresenta un eccesso. Stiamo parlando delle deviazioni standard, si presuppone che il prezzo per potersi muovere direzionalmente al rialzo o al ribasso debba violare questi livelli, quindi quelli della value area high e della value area low, e che al di fuori di questi livelli ci sia accettazione, cioè gli operatori concordino sul fatto che l'eventuale breakout di questi livelli porti l'asset di riferimento a quotazioni più alte o più basse. Ciò può avvenire per tutta una serie di motivi, ad esempio nella giornata odierna abbiamo visto in calendario la presenza di un dato molto importante, anzi dati molto importanti che sono appunto quelli relativi all'inflazione americana. Ecco, questi dati potrebbero far variare la percezione del fair value da parte degli operatori di mercato e quindi potrebbe esserci un movimento direzionale. La cosa importante è che nel momento in cui vengono testati questi livelli si aspetti e si cerchino le conferme con altri tool che adesso vi farò vedere. È importante evidenziare anche un altro aspetto, ovvero la presenza del POC, perché vedete ad esempio che l'euro-dollaro nella giornata di ieri si è fermato attorno al POC della settimana precedente. Qua il prezzo è stato rigettato, non c'è stata forza, non c'è stata abbastanza aggressione da parte dei compratori, parlo di compratori perché la giornata di ieri è stata comunque una giornata tendenzialmente rialzista per l'euro-dollaro e quindi arrivati al POC chi aveva venduto su questi livelli intorno a 1,1695 e 1,1685 ha difeso le proprie posizioni short e difatti vedete che il prezzo poi ha corretto a partire dal pomeriggio di ieri. Quindi dicevamo non c'è stata accettazione su quotazioni più alte. In questo momento vedete che ci troviamo leggermente al di sotto della value area di ieri. Questo è un livello molto importante, collocato a 1,1663 circa.
perché qualora dovesse esserci un breakout di questo livello, il prezzo potrebbe estendere il movimento al rialzo puntando prima verso il POC di ieri, che è collocato intorno all'area di 1,1676, e successivamente potrebbe andare a testare la value area high di ieri, che è collocata, come potete vedere, a 1,1686. Quindi questi sono i livelli di riferimento. È chiaro che un'eventuale estensione ribassista del movimento che stiamo osservando ci potrebbe portare a ritestare la value area low della settimana scorsa, che come potete vedere è collocata a 1,1643. Tenete presente che su questi livelli possiamo osservare due comportamenti del prezzo: o un test con rigetto, eventualmente anche con dei falsi breakout, oppure un vero e proprio breakout che, come detto, potrebbe poi portare ad un movimento direzionale. Poi vi farò vedere l'S&P 500, che è uno degli altri asset che utilizzo per la mia operatività quotidiana, e quindi in quel caso vedrete come la violazione appunto di determinati livelli ha portato a un movimento rialzista. Quindi abbiamo visto quelli che sono i livelli da monitorare per la giornata odierna. L'eventuale falso breakout o il breakout vero e proprio vado a valutarli con altri componenti volumetrici. Quali sono? Andiamo a vedere la visualizzazione dell'euro-dollaro con il cumulative delta, il delta e quelli che vengono definiti big orders. Nel caso di cluster delta l'indicatore di riferimento è lo splash, che va praticamente ad aggregare ordini superiori a un certo numero di contratti. L'impostazione minima è 30 contratti. Vedete già ad esempio che sulla candela a un minuto precedente abbiamo avuto degli ordini istituzionali lato ASC. Le palline verdi appunto rappresentano contratti lato ASC, mentre quelli di colore arancione rappresentano invece i grandi contratti, quindi da 30 a salire, lato bid. Quindi se prevalgono gli ask significa che molto probabilmente c'è aggressione al rialzo, e lo possiamo vedere anche dal cumulative delta. Vedete che in questo momento sta salendo, così come possiamo vedere anche il delta. Delta che abbiamo già visto sul volume profile, ma lì abbiamo visto i livelli orizzontali. Qua vediamo la rappresentazione verticale, che ci dà anche la possibilità di capire quanta aggressione c'è stata proprio in termini di volumi, quindi in termini di quantità. È chiaro che più le barre sono grandi, più c'è stata aggressione, e quindi aumentano eventualmente le probabilità che un movimento possa essere effettivamente supportato da volumi istituzionali. Questo tipo di visualizzazione, ripeto, è molto importante perché mi dà la possibilità di valutare sui livelli delle value area high e delle value area low un eventuale breakout oppure un eventuale rigetto, con tutte le dinamiche che possono scaturire, ad esempio le dinamiche di assorbimento da parte dei market maker. E quindi per avere appunto la conferma di un eventuale segnale operativo bisogna andare a osservare questi parametri importanti. Questa è la situazione sull'euro-dollaro. Andiamo a vedere l'S&P 500. Va detto che l'S&P 500 io lo trado in modo particolare al pomeriggio, perché poi, come farò vedere in appuntamenti successivi, utilizzo anche il GX, ovvero l'esposizione al gamma scaturente dalle opzioni 0DTE. Il gamma è un'informazione preziosissima che ci dà la possibilità di capire quali livelli verranno protetti dai market maker, e quindi su quali livelli eventualmente andare a impostare target oppure valutare eventuali operazioni. Andiamo quindi sull'S&P 500. Qualora ci siano le condizioni ideali, tendo a fare delle operazioni anche in mattinata, però tenete conto che al mattino ci sono molti meno volumi istituzionali sull'S&P 500.
e tenete conto che lo spread è leggermente più ampio, perché chiaramente il book è un po' più scarico, c'è meno liquidità e quindi conseguentemente i broker allargano leggermente lo spread, quindi tenete conto di questo elemento. Anche in questo caso vedete la stessa visualizzazione a livello di volume profile che abbiamo osservato sull'euro-dollaro, quindi volume profile della settimana scorsa con visualizzazione semplicemente dei volumi, e poi abbiamo il volume profile della giornata di ieri e della giornata odierna, dove troviamo anche il delta. Quello che emerge da un'analisi molto rapida dell'S&P 500 è che ieri, come vi dicevo, è stata una giornata molto direzionale e vedete come, ad esempio, la violazione del sottopoc della settimana scorsa ha portato poi ad una ulteriore accelerazione al rialzo, perché qua c'è stata accettazione appunto del breakout del POC, anzi del sotto POC, perché il POC come vedete è collocato su questo livello a 6917. Queste ragazzi sono le quotazioni spot, ricordatevi che i broker derivano le quotazioni dell'S&P 500 dall'indice, non dal future, però qua Cluster Delta appunto ci dà la visualizzazione del volume profile relativamente al future, ma poco cambia perché poi i tool di Cluster Delta si adattano appunto all'asset, al sottostante di riferimento. Ciò che notiamo è che l'S&P 500 ha una value area low relativamente alla giornata di ieri a 6.930 punti, quella settimanale a 6.904 punti. Per quanto riguarda invece la value area high di ieri, la vediamo collocata a 6.977. La value area high invece della settimana scorsa, vedete che è a 6.948 circa, quindi nella giornata di ieri, quando siamo andati a violare questo sottopoco, abbiamo avuto anche la violazione della value area high, conseguentemente accettazione di quotazioni più alte e ulteriore accelerazione al rialzo. Cosa ci si potrebbe aspettare dalla giornata di oggi? Beh, allora, innanzitutto ciò che notiamo è la presenza di un cluster di volumi molto importante su questo livello, che peraltro è già stato testato, vedete, in sessione asiatica, intorno ai 6.958 punti, e la value area high che è molto vicina, quindi attenzione perché qualora dovesse cedere questo livello e dovesse essere accettato, l'S&P 500 potrebbe spingersi al rialzo. Non credo che lo vadano a violare stamattina, ma anche qualora lo dovessero violare non credo che ci possano essere dei movimenti direzionali importanti, perché con ogni probabilità si attenderanno appunto i dati delle 14.30 prima poi di prendere una decisione. Stesso discorso per quanto riguarda la conferma di un eventuale segnale operativo, vado a monitorare appunto il cumulative delta, che sostanzialmente è un indicatore che fa la somma della differenza tra ask e bid da inizio sessione, mentre sotto vedete il delta. Vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per l'euro-dollaro. E anche in questo caso abbiamo appunto i big orders che al mattino vado a impostare a 30 e non a 80, perché appunto essendoci meno liquidità con 80 le probabilità che vi venga segnalato qualcosa sono molto più basse. Infatti vedete che come impostato a 30 già sono apparsi degli ordini istituzionali su alcune candele. Le ultime vedete hanno segnalato delle vendite importanti e infatti vedete che il prezzo sta ripiegando. Quindi questa è un po' la situazione su due degli asset che vedete qua all'interno della mia piattaforma, che vado a monitorare costantemente, e saranno quelli dove principalmente andrò a focalizzare la mia operatività nel corso della giornata, presumibilmente soprattutto al pomeriggio. Per quanto riguarda l'S&P 500, per quanto riguarda l'euro-dollaro, vedremo se in mattinata appunto ci saranno delle opportunità sui livelli che vi ho mostrato. Direi che per stamattina è tutto, vi ringrazio per aver seguito questo
questo appuntamento e ci vediamo domani mattina con nuovi aggiornamenti. Ciao a tutti, buona giornata e buon trading.